Ciao, sono Mattia di B-Harmonious. L'allenamento a casa e senza attrezzi può avere un utile alleato, la parete. In questo video ti mostrerò 3 esercizi che puoi utilizzare nella tua quotidianità per mantenerti in forma. Vai! Il primo esercizio l'ho chiamato affondi con estensione delle braccia. Per iniziare mettiti in piedi a gambe unite di fronte al muro. Poggia le mani sulla parete di fronte a te. Le mani devono essere parallele e a una distanza leggermente superiore a quella delle spalle. Il busto deve essere piegato in avanti e in linea con le braccia tese deve formare con le gambe anch'esse tese un angolo di 90 gradi. Questa è la posizione di partenza. Le mani devono restare poggiate al muro per tutta la durata dell'esercizio. A questo punto inizia con degli affondi. Un piede resta nella posizione iniziale, mentre l'altro va avanti fino a toccare con la punta il muro. Per completare l'affondo, il ginocchio della gamba indietro deve toccare terra. Dopodiché la gamba avanti spinge per tornare nella posizione AL e poi si ricomincia con lo stesso schema. L'esercizio migliora la mobilità delle spalle, la coordinazione tra la parte superiore e inferiore del corpo, tonifica i glutei e i muscoli posteriori della coscia. La mia valutazione di difficoltà in una scala da 1 a 10 è 5. Il secondo esercizio si chiama semicerchi con le gambe. Che fantasia, vero? Rispetto al primo esercizio il muro è più vicino. Le braccia sono tese in avanti e le mani sono poggiate al muro nella stessa modalità dell'esercizio precedente. Il corpo è leggermente sbilanciato in avanti. Per iniziare solleva una gamba da terra e rimani in appoggio sull'altra. La gamba sollevata forma dei semicerchi partendo dal muro, andando indietro e poi tornando al muro. Esegue alcune ripetizioni con una gamba e poi passa all'altra. Affinché l'esercizio venga eseguito bene è fondamentale estendere la gamba sollevata, allontanando al massimo i piedi dal terreno. I muscoli coinvolti sono quelli del core e delle anche, poco utilizzati nella vita di tutti i giorni, però correttamente allenati migliorano molto il controllo della postura e tonificano i muscoli coinvolti. La mia valutazione di difficoltà qui è 3. Il terzo esercizio si chiama squat e piegamento al muro. La posizione di partenza è quella di squat, che può essere in accosciata completa o semi-accosciata, a seconda del grado di mobilità della persona. La distanza dal muro è simile a quella dell'esercizio precedente. Le mani, come nei casi prima, cercano il muro e le braccia sono tese. A differenza delle versioni precedenti, però, mano a mano che la posizione di squat avanza e si arriva a una posizione in piedi, le mani seguono la linea delle spalle, scivolando lungo il muro. Arrivati a una posizione eretta, si esegue un piegamento delle braccia, facendo toccare il petto al muro. Poi si spinge nuovamente il corpo per tornare in posizione eretta e infine si ritorna in posizione di squat. Per eseguire l'esercizio in sicurezza, quando si esegue il piegamento al muro, stringo i muscoli del gluteo e tenere l'addome teso. Eviterai fastidi alla schiena. L'esercizio in questione prevede un dispendio energetico superiore rispetto ai precedenti, quindi permette di bruciare più calorie. La mia valutazione di difficoltà in questo caso è 4. Gli esercizi proposti sono abbastanza completi, anche se il focus principale riguarda il core e le gambe. Utilizzarli durante la tua quotidianità ti aiuterà a mantenerti in forma. Bene, a questo punto è tutto. Per eventuali dubbi o domande scrivimi nei commenti e soprattutto iscriviti al canale. Ciao!